Buongiorno a tutti, oggi faremo questo breve video su come riprodurre il basilico per talea. Sono operazioni molto facili che è possibile farle in casa, quindi senza particolari attrezzature, ed è un sistema abbastanza veloce. Il basilico normalmente si moltiplica per seme, però possiamo moltiplicarlo attraverso la talea. La talea può essere fatta in due modi: possiamo avere la talea di foglia con tallone oppure la talea di stelo sempre con tallone. Adesso, se mi seguite un attimo, vi faccio vedere come si prelevano le due talee e come si mettono a radicare. È un sistema molto semplice che consiste nel far radicare le talee in acqua per poi rinvasarle in terriccio. Bene, io adesso qua ho una pianta di basilico. Cominciamo a vedere come prelevare la talea di foglia. Si tratta di staccare una foglia che deve essere una foglia matura, ben distesa, sviluppata, possibilmente sana. Ecco, potrebbe essere idonea questa foglia qua, che il prelievo deve essere fatto staccando la foglia e cercando di lasciare il cosiddetto tallone, cioè dire la foglia deve portarsi assieme dei tessuti del fusticino. Ecco, come vediamo, questa foglia è stata strappata verso il basso in maniera tale da lasciare questo tallone, che non è altro che un pezzo di fusto. Possiamo staccare un'altra. Cerchiamo una foglia abbastanza distesa, matura, come questa. Non facciamo altro che staccare e tirare verso il basso. Come vediamo, la foglia c'è il tallone. Bene, a questo punto non ci rimane che mettere 2-3 dita di acqua in un contenitore, va bene un vasetto di vetro, ma va bene anche di plastica. Collochiamo le nostre due foglie all'interno in maniera tale che il picciolo si trovi immerso nell'acqua. Praticamente con questo sistema, nel giro di una settimana, possiamo notare che verranno fuori le radici. Dopodiché la foglia verrà messa nel terriccio. Come vediamo in quest'altro vasetto, dove ho fatto questa operazione una decina di giorni addietro, possiamo notare che la foglia ha sviluppato il suo apparato radicale. Anche la seconda foglia ha emesso un buon apparato radicale. A questo punto non ci rimane altro che trasferire le nostre due talee nel terriccio. Questo è il primo sistema. L'altro sistema consiste invece nel fare la talea di stelo o di tronco, se vogliamo. Ci troviamo su un'altra pianta di basilico, dove qua è possibile reperire la talea di stelo. Praticamente si tratta di prelevare un germoglio laterale, come questo. Preleveremo il germoglio come abbiamo fatto per la foglia, staccando e tirando verso il basso, in maniera tale che rimanga il cosiddetto tallone. Possiamo togliere eventualmente le foglie più grandi in basso,
Anche in questo caso collocheremo la nostra talea all'interno di un contenitore con dell'acqua. Bene, abbiamo prelevato la nostra talea di stelo con tallone, non facciamo altro adesso che collocarla all'interno di un contenitore con dell'acqua. Metteremo quanto basta perché la parte priva di foglie sia immersa nell'acqua. Collocheremo la nostra talea lasciando le foglie esterne e aspettare la fuoriuscita delle radici. Anche per questo tipo di talea io ho già eseguito l'operazione circa 8-10 giorni fa. Vediamo che anche in questo caso la talea è provvista di un buon apparato radicale ed è pronta per essere travasata. A questo punto le nostre due talee, sia di stelo che di foglia, sono pronte per essere invasate. Stenderemo un po' le radici perché si presentano un po' aggrovigliate. Riempiamo il contenitore per metà di terriccio, teniamo sospesa la talea e cominciamo a aggiungere la terra lateralmente. Alla fine presseremo leggermente il terriccio attorno alla piantina per non creare danni all'apparato radicale. Aggiungeremo l'acqua. Dopodiché per i primi giorni, fin quando la talea non ha attecchito perfettamente, conviene creare una sorta di campana per aumentare l'umidità atmosferica all'interno. Possiamo prendere una retina come questa, utilizzata normalmente per i gerani. Riduciamo un po' l'altezza, aggiungiamo ancora un po' di acqua e metteremo questa campana di plastica. Come notiamo è microforata, per cui evita la formazione di muffe. Bene, la nostra talea di stelo è pronta, la collocheremo in un posto luminoso, non ai raggi diretti del sole. Quindi non appena notiamo che la talea è ben attecchita, ovviamente la copertura la possiamo eliminare. Stessa cosa faremo per la talea di foglia. Aggiungeremo il terriccio, dopodiché collocheremo la foglia e sotterreremo l'apparato radicale. La nuova piantina chiaramente uscirà da questo punto qua, per cui una volta che la piantina viene fuori, la foglia vecchia potrà essere eliminata. Quindi allora collocheremo le nostre foglie con l'apparato radicale appoggiato sul terriccio, copriremo le radici aggiungendo ulteriore terriccio, presseremo un pochino senza esagerare per non rovinare le radici. Aggiungeremo come sempre un po' di acqua. Faremo anche in questo caso la campana di protezione, è più importante sulla talea di foglia rispetto alla talea di stelo. Possiamo mettere la retina, ma se non abbiamo a disposizione la retina possiamo eventualmente mettere delle cannette a sostegno della plastica.
Ecco, la protezione verrà eliminata non appena la piantina verrà fuori. Questo è molto importante perché altrimenti le foglie, lasciandole esposte all'aria, potrebbero rovinarsi. Anche la talia di foglia è stata completata, quindi non appena le piantine verranno fuori toglieremo la plastica. Chiaramente tra i due sistemi direi che il primo è più veloce, perché ovviamente a parità di tempo che impiegano per mettere le radici, la prima ha un apparato aereo già formato con l'apice vegetative e le foglie. La talea di stelo ovviamente è un sistema molto più veloce della talea di foglia. Divertitevi a moltiplicare il basilico a casa. Con questo ho concluso, vi rimando alla prossima occasione. Ciao a tutti.